Salve a tutti, anche oggi abbiamo una cosetta da fare, molto semplice, anzi semplicissima, alla portata di tutti, però non meno importante perché è tutta improntata verso la sicurezza e in particolare la sicurezza delle nostre mani. Vediamo. Ecco, io fortunatamente ho diverse morse da poter usare su questa tavola a scanalata. Ne ho una identica a questa, che la uso per fare dei pezzi lunghi, essendo precisa e compatibile. È appena un po' rovinata, ma la precisione non viene a mancare. Ne ho un'altra un po' più piccola, di 80 mm, che questa l'incastro dentro alla morsa per fare dei pezzi angolari, oppure lo uso in modo verticale o anche così, col pezzo che esce di qua per sfruttare l'altezza. Ne ho un'altra per fare le cose più grossolane, perché questa è di ghisa e non ho paura di rovinarla. Ma poi, come tutti, alla fine uso questa piccola morsetta leggera per fare le cose non di precisione, perché è sempre disponibile e si manovra facilmente ed è la prima che viene alla mano. Però per chi come me usa la fresatrice anche come trapano a colonna, sa benissimo che mentre affondiamo e quindi diamo pressione ci sono pochi problemi, però al momento del ritorno o un trucciolo incastrato o un alleggerimento della pressione sulla tavola causa inclinamenti e quando si inclina chiaramente grippa sulla punta e mette in moto tutto il pezzo che dobbiamo lavorare, e questo è molto pericoloso per le nostre mani. Quindi io con questa piastra di acciaio comune di 10 mm, che poi dopo andremo a spianare e a lavorare, vorrei fare una mini tavola da incastrare dentro questa morsa con due sormonti che la tengono in guida, così che non possa alzarsi e possa scorrere o sull'asse X o sull'asse Y, senza mai impuntare e senza mai creare soprattutto pericolo. Avanti. Ecco, ora spianiamo la piastra. Io l'ho messo sul mandrino del tornio a 4 griffe indipendenti, ma chiaramente si può fare anche sulla fresatrice. Ecco, ora rifiliamo questi due lati più lunghi.
Ecco, dalla via che abbiamo il pezzo perfettamente in squadro, appena lavorato, ci conviene già fare il fissaggio di questo quadretto che andrà a sormontare la morsa. Questo è un quadretto di 20 mm che poi, una volta lavorato e spianato, diventerà 19, a cui dovremo creare il sormonto. Faremo un sormonto di 6 mm, più o meno così. Ecco, una cosa così. Quindi ci rimangono 19, meno 6 ci rimangono 13. Noi mettiamo delle viti di 6, quindi rientriamo di 4 mm e facciamo un foro a 9 mm dal bordo esterno. Il secondo fissaggio invece lo faremo dopo, con la morsa montata e già lavorata, così abbiamo la posizione precisa. Faremo 3 fori di 5 mm, poi gli passiamo il maschio di 6. Adesso possiamo smontare il pezzo e cominciare a lavorare i quadretti di sormonto. Ecco, siamo arrivati a questo punto. Abbiamo la piastra bella spianata, abbiamo i due quadretti che sormontano la morsa. La morsa, chiaramente la parte sotto è bella spianata, infatti batte perfettamente pari. La parte sopra invece, che essendo fusione, non può essere pari. E quindi noi, prima di andare a fare l'incastro in questo quadretto, di qua e di qua, ci conviene dare una pareggiatina alla parte estrema di questa morsa, dove rimane sotto incastro, in modo da ottenere un incastro preciso, non tanto per la morsa, che questa non può essere una morsa di precisione, ma con la teoria che più l'incastro è preciso e meno i truccioli si incastrano. Questo chiaramente è un lavoro che si potrebbe evitare, però io preferisco farlo e avere una cosa fatta bene. Ho messo la morsa sulla fresatrice già fissata. Come riferimento, naturalmente, ho preso la masella posteriore fissa. E adesso andiamo di conseguenza a squadrare le parti esterne. Ecco, adesso abbiamo un profilo preciso e possiamo fare lo scalino nel montante che va sopra. Ecco, adesso dobbiamo fare l'incastro nei quadretti. Abbiamo 12,60, lo facciamo un decimo in più, tanto qui non dobbiamo andare al centesimo.
Ecco fatto anche il secondo. Adesso gli facciamo le forature. Ecco, adesso abbiamo messo su i due pezzi, abbiamo già il centro preciso, sia sull'asse X che sull'asse Y, quindi ora ci spostiamo 9 mm di qua, 9 di là, 64 di qua, 64 di là, e facciamo i 3 fori e 3 fori. Avanti. Ecco, ora vediamo se l'incastro della nostra morsa va bene, va benissimo, e a questo punto inseriamo due micro spessori ricavati dalla lattina di birra, che è 1/10, mettiamo uno di qua e uno dall'altra parte. Ecco, e poi col pezzo montato facciamo già la centratura di questo fermo, così siamo sicuri che diventa preciso. Uno, due, tre. Ecco, ora che abbiamo la misura precisa, definitiva, possiamo tagliare questo metallo in eccesso che avevo lasciato. Eccola. Molto precise. Ora c'è rimasto un ultimo lavoro ed è quello di fissare in modo scorrevole questa base della morsa sulla tavola scanalata della fresatrice. Per fare ciò faremo due dadi a T, però a differenza di questi che non arrivano sulla superficie della tavola, rimangono un pochino sotto, noi dovremmo farli che emergono 2 decimi in più, così la tavola ha modo di poter scorrere, però non si può alzare completamente. Andiamo a farli.
Ecco, tolto le sbavature, ho molato un po' gli angoli, così non dovrebbe puntare. Adesso vediamo se vanno bene. Ecco, qui corrono bene. Anche questo corre bene. E tenendo tutto alzato, ecco che c'è un piccolo gradino. Quel piccolo gradino, quel piccolo dislivello, fa in modo che la nostra base possa correre sull'asse X liberamente, senza però potersi alzare. Il fissaggio del fermo, uno dentro qui, al centro dell'asola, e uno dall'altra parte, in modo che possa stringerla anche con la morsa sopra. Ho già squadrato alla perfezione questa lastra. Ed eccoci con la nostra slitta per la morsa completamente terminata. E non ci rimane che andare sulla fresatrice a provare se funziona tutto regolarmente come previsto. Andiamo. Ecco, ora siamo sulla fresatrice. Inseriamo i due dadi a T. Questa è un'operazione che verrà fatta solo la prima volta, dopo rimarranno sempre attaccati alla slitta. Mettiamo qui la slitta. Mettiamo le due viti a burgolo svasate, eccolo qui. Per fare in modo che sia allineato il dado sotto, conviene tenerlo o tutto indietro o tutto avanti, così si appoggia e si mette in riga. Guardiamo, è perfetto, massima scorrevolezza. A questo punto possiamo inserire la morsa, eccola qua. Così abbiamo questo movimento e abbiamo anche questo movimento, quindi possiamo centrare la punta al volo senza stare lì ogni volta e calibrare i margini del pezzo. Ecco, ora metteremo su questa piatta acciaiosa. Gli ho fatto un piccolo centrino. La punta, scendendo, crea piccole micro vibrazioni e dovrebbe autocentrare la morsa praticamente. Questa è la classica piatta che farebbe dei disastri alle nostre mani, perché uno di solito la forra così e poi dopo il pezzo gira e si taglia via due dita. Invece in questo caso ci vuole 2 secondi, lo mettiamo lì. Ecco, già centrato. Possiamo mollare tutto tranquillamente, che tanto non gira, non si alza e non fa niente. La comodità di poter forare senza mani e senza preoccupazioni. È uno spettacolo. Ecco, ora ho messo solo punta di 13. Scendiamo un po' di velocità con questa punta che è un po' più grossa e anche questo lo faremo senza ausilio delle mani, di niente.
in tutta sicurezza. Ecco, ora proviamo su una piastra di spessore più grosso, un 12 mm, proviamo ad allargare questo foro e quest'altro qui. Allargare i fori è sempre la cosa che prende di più il pezzo, quindi quello che dobbiamo provare noi. Ecco. Possiamo scendere con la velocità ancora. Questa è la velocità adatta per questa punta. E naturalmente senza mani. La morsa, essendo molto precisa, non si incastrano i truciolini, infatti continuo a scorrere regolarmente. Io la morsa fissa, quella di precisione, la lascio piazzata qui, leggermente decentrata verso destra, così mi rimane spazio per lasciare sempre questa slitta. Oppure la tolgo per mettere l'altra morsa compatibile con questa per fare i pezzi lunghi, ma solitamente rimane la slitta per fare i pezzi in velocità, diciamo. Quindi per esempio vogliamo fare un filetto, ci serve un filetto così di 10 in questo piastrino. Ecco, mettiamo sul pezzettino. Mettiamo su la punta di 8,5. Ecco. Naturalmente senza mani. Avete visto che si è centrato da solo? Ecco, in un attimo abbiamo fatto il filetto di 10 e chiaramente è venuto perfetto, è venuto come deve venire un filetto fatto bene, insomma. Ecco, ora per togliere la slitta dalla tavola della fresatrice, non importa che svitiamo tutte le viti, è sufficiente allentarla un paio di giri, sempre la vite interna, in questo caso esco di qua, nonostante c'è il motore. Ecco. E quest'altra volta basta rimetterla dentro e stringere questa vite. Sono 2 giri di vite praticamente. Abbiamo visto che la nostra slitta ha lavorato molto bene, ma più che altro ha messo in sicurezza le nostre mani ed è una cosa fondamentale nel nostro lavoro. Chiaramente questa rimane una morsa non di precisione, però da usare così al volo e per fare le cose veloci e diventa molto molto comoda e quindi lo useremo spesso. Essendo un accessorio
abbastanza veloce da costruire. Io lo consiglio a tutti perché, ripeto, ne va della nostra sicurezza. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Buona slitta a tutti e ci sentiamo per un altro video in futuro. Ciao ciao!